canali delle aziende di credito. Abbiamo visto che su questa linea si collocano con accenti diversi tutte le altre mozioni, meno quelle della Lega, quindi è opportuno che vi sia un'unica mozione. Comunque l'UDC converge sulla mozione a prima firma Boccia. La questione delle due aste di rifinanziamento svolte dalla BCE il 21 dicembre 2011 e il 21 febbraio scorso, così come deciso dal Consiglio direttivo della BCE e preannunciato dal governatore Draghi l'8 dicembre del 2011, ha suscitato critiche e perplessità sia nel mondo economico sia in quello politico. Lo scopo della BCE di prestare denaro all'1% da restituire entro il 26 febbraio 2015 era quello di dare liquidità al sistema economico, rilanciare consumi ed investimenti quale precondizione per il rilancio della crescita, visto il livello di incertezza su cui ci si stava avvitando per il congelamento della liquidità che rischiava di diventare insolvibilità. Invece ha destato qualche perplessità l'azione speculativa sui debiti sovrani. Così come ha destato qualche meraviglia che operatori dell'economia reale e non del credito, riconducibili a ben note case automobilistiche, abbiano potuto usufruire di denaro all'1% con possibili ricadute negative sulla concorrenza di settore. Ci riferiamo ai prestiti dati alla Peugeot, che controlla la Citroën, la Volkswagen, la BMW e la Siemens, che hanno presentato regolari garanzie, così come la Renault, che ha acquisito un finanziamento di 350 milioni non per bisogno di liquidità, ma per approfittare dei tassi vantaggiosi. Precisiamo subito che l'acquisto di titoli di Stato del debito pubblico, nel caso delle banche italiane, è stato legittimo e per certi versi anche opportuno, perché hanno raffreddato la speculazione dei grandi investitori stranieri, anche extracomunitari. Secondo i dati mensili della BCE, le banche italiane hanno acquistato bond governativi per ulteriori 21 miliardi di euro a gennaio, portando le consistenze da 260 a 280 miliardi. Questo prova anche il calo dei rendimenti sulla parte breve della curva, dove si registrano contrazioni di 200-300 punti base rispetto ai 585 punti dello scorso 8 novembre, giornata nera della storia dello spread tra BTP e Bund tedeschi. Precisiamo anche che il ricollocamento presso la BCE di una parte dei prestiti, ancorché a tassi inferiori, che ha destato qualche scalpore, è giustificato nel breve periodo a causa di provviste cautelative in ragione delle scadenze di obbligazioni delle stesse banche. Precisiamo pure che la partecipazione all'asta di soggetti non propriamente bancari, i quali esercitano funzioni bancarie per conto di società industriali, come abbiamo visto, operanti nella fabbricazione e vendita automobili, in quanto erogatori di credito al consumo, è legittima, stante il possesso dei requisiti di copertura del rischio, ma diciamo a chiare note che non la condividiamo nel merito e ne chiediamo una rivisitazione. Fatte le predette precisazioni, facciamo anche una lettura critica dell'andamento delle due aste citate. La prima osservazione è volta a ridimensionare il volume di liquidità immesso nel sistema economico. Si è parlato di un prestito alla prima asta di 489 miliardi a favore delle banche europee, di cui 116 miliardi sono confluiti nelle banche italiane. Si è parlato poi per la seconda asta di un ulteriore prestito di 529 miliardi alle banche europee, di cui 139 miliardi per le banche italiane. Si è parlato quindi complessivamente di 1 trilione di euro erogato dalla BCE in termini di liquidità a favore del sistema economico. Bisogna stare attenti però, perché lo stesso governatore Draghi ha ridimensionato l'operazione in termini di saldo netto, in quanto tra le restituzioni e garanzie la liquidità vera a disposizione delle banche è stata di 200 miliardi nella prima asta e di 310 miliardi nella seconda asta. Della prima asta alle banche italiane è rimasta una liquidità netta di 57 miliardi, di cui bisognerà capire bene la destinazione, mentre secondo una nota della Banca d'Italia del 29 febbraio scorso, nella seconda asta 80 miliardi è la liquidità rimasta alle stesse banche al netto del riassorbimento di operazioni di scadenza più breve.
Sappiamo che la raccolta delle banche italiane è stata di soli 24 miliardi nel 2011 rispetto ai 130 del 2010 e che la raccolta estera si è ridotta di 50 miliardi nel 2011. Sappiamo che i costi della ripatrimonializzazione delle banche italiane in forza della direttiva dell'EBA sono stati finora di 31 miliardi. Sappiamo anche che i costi vengono ribaltati inerosabilmente sulla clientela con l'aumento dello spread bancario rispetto all'Euribor. Quello che non ci piace sapere però è la penalizzazione delle piccole e medie imprese che subiscono un costo del denaro superiore a quello delle grandi imprese. Non mi piace nemmeno sapere che il costo delle commissioni bancarie italiane è superiore a quello di altre banche europee. Le banche italiane devono servire agli operatori economici e non servirsi di essi. Basilea 3 già seleziona i creditori in base al loro rating. Questo filtro è una garanzia verso la sofferenza lamentata ed aumentata, se è vero che sono passate dal 2,5% degli impieghi del 2007 all'attuale 8,5%. Si tratta di indirizzare meglio le linee di credito verso forme di investimento capital intensive, ossia verso un sistema produttivo ad alto valore aggiunto. L'UDC aveva richiesto in più occasioni il rinnovo del protocollo d'intesa tra l'ABI e il sistema di piccole e medie imprese e finalmente è stato sottoscritto lo scorso 28 febbraio, con il quale si interviene con finanziamenti per le aziende in bonis e con il rinnovo per 12 mesi di misure già in corso. Un'altra osservazione critica che è oggetto di richiesta di impegno del Governo è la rimodulazione dei criteri di assegnazione dei prestiti della BCE. Sia nella prima asta che nella seconda si è ampliata la platea dei richiedenti, passando rispettivamente a 523 e a 800 banche rispetto ad un trend che si è sempre posizionato sui 200 richiedenti. Questo dato indica una partecipazione anche di piccole e medie banche che si ritiene più innervate nel tessuto economico territoriale, con possibili e auspicate migliori ricadute sull'economia reale. Non si conosce ancora la geografia della nazionalità delle banche che hanno usufruito dell'ultima asta. Sembra che le banche d'Italia e di Spagna siano in testa alle richieste, così come fu nella prima asta. Colleghi, state calmi ragazzi, state calmi, tranquilli. Vada avanti. La crisi del debito pubblico dei due paesi lascia pensare molti osservatori che l'aumento del portafoglio intensifichi anziché allontanare il legame tra banche e debito pubblico. Presidente, vorrei che fosse colleghi, garantito il... Dobbiamo sospendere la seduta, ditemelo, per cortesia. Presidente, vorrei completare il mio intervento in pace. Prego. A danno dell'economia reale. La BCE ha promosso un'indagine conoscitiva tra le banche per capire dove sono stati indirizzati i flussi finanziari ricevuti al fine di ridefinire i criteri di assegnazione in futuri rifinanziamenti. Riteniamo che questa azione di trasparenza aiuti gli Stati membri a meglio definire proprie strategie di intervento per sostenere la crescita e anche la Commissione europea a meglio puntualizzare il quadro finanziario 2013-2020. Questa iniziativa si aggiunge alla istituzione dell'osservatorio sull'erogazione del credito alle piccole e medie imprese da parte delle banche, istituito con il decreto legge 29 del 24 marzo scorso, quindi di qualche giorno fa, il cosiddetto decreto correttivo delle commissioni bancarie. Siamo quindi su una linea di equilibrio e responsabilità che mira al sostegno della crescita, che insieme ad altre misure sull'apertura dei mercati e di riforma del mercato del lavoro riporti ricchezza e benessere al nostro Paese. Grazie signor Presidente e ritengo, signor Presidente, che sia stato molto ineducato da parte dei colleghi interrompermi durante l'intervento, cosa che io non faccio mai. Le chiedo scusa io. Onorevole Comaroli. Grazie Presidente. Sottosegretario, onorevoli colleghi, il problema reale, unico, sul quale concentrarsi e al quale tutti noi dobbiamo porvi rimedio per uscire dalla crisi economica è che le piccole e medie imprese